Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati in questa location dove l'ultima volta ci siamo salutati con l'ultima generazione di Audi A3 Sportback. Questa volta gli amici di Audi Magnifica ci hanno ricontattati in qualità di Magnifica Engagers per mettere alla prova su strada la nuova Audi Q2 2020. Direi di non esitare ancora. Andiamo a provarla insieme. Il primo B-SUV della casa di Ingolstadt ha debuttato a Ginevra nel 2016 e nella seconda metà del 2020 è stato rinnovato in un restyling di metà carriera. È sempre costruito sulla piattaforma MQB, ma ha diverse novità interessanti. Il design generale è molto vicino al Modelier 2016, ma il frontale è stato rivisto, portando sul Q2 2020 calandra single frame rinnovata e gruppi ottici dalla firma luminosa tratteggiata del Family Feeling di Audi, per intenderci quello nato con l'ultima A4. La protagonista di questo test è in dotazione fari con tecnologia Matrix LED, un optional da 1200 euro che possono essere una bella cifra, lo sappiamo, ma restituiscono tutto in termini di sicurezza durante la guida notturna. Sarà poi per il grigio Nardò, un colore Audi exclusive, oppure per lo splitter posteriore a contrasto in nero, ma il nuovo Q2 mostra parecchi muscoli e personalità. L'allestimento si chiama S-Line Identity Black, un nome lungo che tradotto nella nostra lingua vuol dire estetica aggressiva ed aerodinamica, assetto ribassato di 15 mm, cerchi da 19 pollici con pinze rosse e cornici della carrozzeria in nero lucido. Quella da noi provata in più è configurata con il tetto panoramico apribile. Rispetto al Q2 pre-restyling, le dimensioni rimangono invariate: 4,19 m di lunghezza, 1,79 m di larghezza ed 1,50 m di altezza. Così come invariata è la capacità del vano bagagli con apertura elettroattuata, 355 litri ben sfruttabili, con un piano molto regolare, ma una soglia di carico ovviamente alta, come tutti i B-SUV. Il divanetto posteriore può essere abbattuto in configurazione 40-20-40 per arrivare a 1000 litri complessivi, ed il baule offre ganci e LED di cortesia. La prima parola che mi viene in mente alla guida del Q2 2020 è sicuramente qualità. È un'auto che sin dalla prima generazione, dal punto di vista estetico, di esterni e di interni, può piacere come non piacere, ma credetemi, la qualità costruttiva è semplicemente ineccepibile. I materiali scelti all'interno sono prettamente di plastica, però piacevole al tatto, soprattutto nella parte alta della plancia e sulle portiere. Tra l'altro al centro della plancia scorre una superficie con i cosiddetti inserti format che dal punto di vista estetico richiamano le fantasie degli abiti gessati, quindi d'alta moda, ma che al loro interno nascondono i LED per l'illuminazione d'ambiente con 10 tonalità di colore controllabili e che si possono scegliere appunto all'interno del sistema infotainment. Magari andrò controcorrente dicendovi che apprezzo molto le bocchette circolari per quanto riguarda il clima automatico bizona, ma appunto sto trovando molto comodo da utilizzarle con la loro ergonomia, ma anche il loro design mi piace abbastanza. Sicuramente converrete con me invece sul design dei sedili in pelle, molto contenitivi e comodi, con cuciture bianche a contrasto. Hanno il supporto lombare che, credetemi, trovo utilissimo, dato che mi sento ogni giorno sempre più anziano, e con la loro avvolgenza in generale i sedili dimostrano che il Q2 sa essere un'auto sportiva a tratti, ma soprattutto molto comoda, e complici in questo ci sono l'insonorizzazione eccellente dell'abitacolo, ma anche il fluidissimo cambio automatico S-Tronic a 7 rapporti. Alla guida sono seduto molto in alto, la posizione di guida mi permette di avere sotto controllo i 4 angoli di questa vettura piuttosto compatta e tra l'altro la visibilità è buona, garantita dal fatto che i montanti non sono eccessivamente larghi. Purtroppo dall'1.8 invece non ho grande visibilità. Per fortuna c'è lo specchietto frameless e comunque i vari aiuti come i sensori di parcheggio a 360 gradi e la retrocamera a 180 gradi. A proposito di posteriore, com'è che si sta lì dietro? Carlo, qui dietro non me la passo troppo male, certo, salire a bordo è stato leggermente difficoltoso per me che sono alto 1,85 m circa, data la forma del tetto, ma una volta seduto ho tantissimo spazio per la testa perché ok, la nostra versione ha il tettuccio apribile che potrebbe togliere un po' di spazio con il suo meccanismo, ma chi siede dietro ha una calotta dedicata, sembra fatta apposta per la testa di chi siede sul divanetto posteriore.
Qui dietro i materiali scelti seguono la buona qualità generale dell'abitacolo, abbiamo a disposizione una presa 12 volt e non solo. Il terzo passeggero magari al centro sarà un po' sacrificato, dato che il tunnel centrale è molto alto, ma al suo posto abbiamo un portabicchieri richiudibile. E un ultimo appunto da fare è sicuramente quello che magari spazio per le gambe per una persona alta come me non ce n'è troppo, infatti io vado a toccare leggermente con le ginocchia sulla superficie pur sempre morbida del sedile anteriore, e la mia visibilità non è esattamente il massimo, perché nell'anteriore vedo il tablet e lo specchietto frameless che nascondono molto del parabrezza, e anche la superficie del sedile che c'è davanti a me e il montante posteriore tolgono un po' e quindi la rendono un minimo claustrofobica. Al centro della plancia è sospeso il tablet da 8,3 pollici del sistema Infotainment MMI Plus con funzione touch del manopolone sul tunnel centrale. Si controlla praticamente tutto da qui, il che è piuttosto comodo per evitare distrazioni, andando a raggiungere e toccare con lo sfioramento un display touchscreen che tra l'altro sul Q2 neanche è disponibile. Il sistema in generale è molto ricco di funzionalità. Abbiamo le classiche connettività di Android Auto, Apple CarPlay, ma anche la radio DAB, il navigatore e tutti quanti i controlli tipici di questo sistema, però vi dico che potrebbe essere più ergonomico e meno macchinoso se paragonato a quello presente sull'ultima generazione di Audi A3, che tra l'altro abbiamo testato in questo video qui in alto nelle schede. Dall'infotainment tra l'altro si possono controllare i parametri dell'incredibile ed eccellente impianto audio Bang & Olufsen di cui è dotata la versione che stiamo provando. Davanti ai miei occhi c'è il vero marchio di fabbrica delle Audi più moderne, ossia il Virtual Cockpit da 12,3 pollici, molto ben leggibile, insieme tra l'altro anche al display centrale dell'infotainment. Il Virtual Cockpit è controllabile dai pulsanti sul volante, ricco anch'esso di funzionalità. In generale abbiamo trovato la tecnologia di bordo dell'Audi Q2 2020 sempre, ma sempre fulminea, molto buono come risultato, ma non voglio dirvi di più perché vi rimando ad un video che uscirà nelle prossime settimane qui sul nostro canale, dedicato alla tecnologia di bordo appunto di questa vettura, quindi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di cliccare sul campanello per ricevere le notifiche. Nel prossimo video sulla tecnologia di bordo, tra l'altro, vi farò una panoramica completa di tutti gli ADAS di cui è dotato il nuovo Q2. Per adesso vi dico che è chiaramente importante parlarne, dato che la tecnologia passa anche da qui, soprattutto da qui, oltre che dall'intrattenimento per gli occupanti dell'abitacolo, ma in Audi in generale hanno sempre dimostrato di essere maestri della tecnologia di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. Il nuovo Q2 non è un'eccezione. Abbiamo infatti il cruise control adattivo, il mantenimento del centro della corsia con una pressione bella decisa sul volante per appunto aiutarci a rimanere correttamente in carreggiata, oltre anche al blind spot, quindi il sensore dell'angolo cieco, che ho trovato più utile rispetto ad altre vetture che hanno a disposizione questo sistema, perché la spia, regolabile in varie intensità dall'infotainment, si trova all'interno della calotta dello specchietto piuttosto che sullo specchio stesso, e quindi questo ne aumenta tantissimo la leggibilità. Il Q2 del test è in variante 35 TDI, un 2004 cilindri turbo diesel da 150 cavalli e 360 Nm di coppia massima a 1600 giri al minuto, abbinato alla trazione 4 e al cambio automatico S-Tronic a 7 rapporti, controllabile anche dai pedal dietro il volante. Un cambio ovviamente fluidissimo che contribuisce al comfort di una vettura che, se vuole, può mostrare un po' di grinta, con un buono spunto nonostante la massa di 1570 kg, un'accelerazione da 0 a 100 compiuta in 8,2 secondi ed una velocità massima di 210 km/h. Il nuovo Q2 a tratti si sa atteggiare da auto sportiva, la trazione 4 in questo aiuta tantissimo, soprattutto nelle curve più sostenute. Certo, il baricentro da crossover si fa sentire a lungo andare, portando un po' di rollio nella dinamica. L'assetto è effettivamente più rigido rispetto al normale, le sospensioni sono state tarate in questa maniera. Ciò nonostante, le asperità del manto stradale vengono assorbite bene, quindi in due parole la schiena non verrà spezzata. Parlando dello sterzo, è davvero preciso, in modalità Dynamic, tra l'altro controllabile dal Drive Select, diventa anche duro e far divertire in maniera adeguata. A proposito di Drive Select, con il pulsante nel tablet possiamo far apparire le 5 diverse modalità di guida che cambiano la taratura e la risposta di sterzo, assetto, risposta del cambio, risposta del motore e anche adeguamento dei sistemi di assistenza alla guida, oltre tra l'altro anche un po' al suono del motore all'interno dell'abitacolo. Le modalità del Drive Select sono 5, partendo dalla più economica ed ecologica Efficiency,
passando a comfort che tara le sospensioni in base a terreni leggermente più sconnessi, auto che va a tarare in maniera automatica, dynamic che appunto sarebbe un po' la modalità sportiva, e anche individual dove ci si può andare a cucire praticamente addosso ogni singolo parametro. Tornando però sul lato efficiency di questa vettura, vi parlo dei consumi. La casa madre dichiara 5,7 litri su 100 km di percorrenza. Nel nostro test, nel quale non siamo stati esattamente attenti ad avere un piede d'oro sull'acceleratore, abbiamo registrato un dato leggermente più alto, tra i 7 e i 7,5 litri su 100 km, ma siamo sicuri che con la modalità efficiency e soprattutto grazie alla settima marcia di riposo del cambio automatico S-Tronic non sarà troppo difficile avvicinarsi al dato dichiarato da Audi. Parlando invece delle emissioni, questo propulsore 2000 Euro 6D emette 150 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso. L'Audi Q2 2020 ha un prezzo di partenza di circa 28.000 euro per arrivare ai 52.000 della nostra configurazione con gli allestimenti specifici e gli optional scelti per portarla qui sul canale. Prima di salutarci però, quale modo migliore per valutare questa vettura se non con i WeDrive Points, la classifica ideata da WeDrive con 5 categorie nella quale assegniamo un punteggio da 1 a 5 in ognuna di esse per tutte le vetture che proviamo qui sul canale. Partiamo dal motore, la risposta, l'appropriatezza in base a quella che è la stazza della vettura. In questa categoria il Q2 guadagna 4 punti su 5, così come 4 su 5 le guadagna in merito alla sicurezza, intesa come sicurezza passiva, quindi la dinamica di guida della vettura, ma anche attiva con i sistemi cosiddetti ADAS. Sempre 4 punti su 5 li guadagna in base agli interni, relativamente a quella che è la qualità dei materiali scelti, la qualità degli assemblaggi e anche un po', se vogliamo, i gusti soggettivi in base alla bellezza e l'estetica degli interni stessi. 3 punti su 5 invece in merito alla praticità nell'utilizzo quotidiano del Q2 2020 e infine 4 punti su 5 quasi perfetta per quanto concerne la tecnologia di bordo di cui è dotata. Il nostro viaggio col Q2 2020 finisce qui. Io spero che potremo essere capaci di portarvi tante altre vetture insieme agli amici di Audi Magnifica per il progetto Magnifica Engagers. In tal caso, per non perdervi nessuno dei nostri contenuti futuri, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, cliccare sul campanello per ricevere le notifiche, di farci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate dell'ultima generazione di Audi Q2, questo sul restyling di metà carriera. Se questo video vi è piaciuto lasciateci un bel pollice in su e inoltre come fare per restare aggiornati con tutti i nostri tipi di contenuti diversissimi. Vi basta cercarci su qualsiasi piattaforma che vi venga in mente, anche il nostro sito internet digitando wedrive.tv.